Ciao a tutti, sono Ryder e benvenuti sul mio canale. Oggi continuiamo con la serie sulla Prima Guerra Mondiale, parlando del fronte occidentale. Una visione. Il fronte occidentale si estendeva dal Mare del Nord attraverso il Belgio e la Francia settentrionale, fino al confine con la Svizzera. Fu il principale teatro di guerra terrestre tra potenze dell'intesa, Francia, Regno Unito e dal 1917 Stati Uniti e l'impero tedesco. Questo fronte divenne simbolo della guerra moderna per l'uso massiccio di trincee, l'elevato numero di perdite e lo stallo militare prolungato. Nel 1914 l'Europa è il centro del mondo industriale. Le sue potenze credono nel progresso, nella scienza, nella razionalità. Credono anche che la guerra, se necessaria, sarà breve. 4 agosto. I treni militari partono pieni. Nessuno sa che molti di quegli uomini non torneranno mai. La strategia tedesca è chiara: colpire la Francia rapidamente, prima che la Russia possa reagire. Il piano prevede l'invasione del Belgio neutrale. È una manovra avvolgente su Parigi. L'avanzata è rapida. L'esercito francese arretra. Anche il corpo di spedizione britannico viene coinvolto nei combattimenti. Ma a settembre, alle porte della capitale francese, l'avanzata tedesca si arresta e la battaglia della Marna non è una vittoria decisiva, è qualcosa di peggio per la Germania, è la fine della guerra rapida. Dopo la Marna, entrambi gli eserciti tentano di arginarsi verso il nord, falliscono. Nel giro di poche settimane, dalla costa del Mare del Nord fino alla Svizzera, nasce una linea continua di trincee. La guerra di movimento muore. Nasce la guerra di posizione. Le trincee non sono rifugi temporanei, sono sistemi permanenti, profondi e complessi. Fango fino alle ginocchia, topi che divorano i cadaveri, pidocchi, disenteria e freddo. Tra le due linee c'è la terra di nessuno, uno spazio di morte. Ogni attacco significa uscire allo scoperto sotto il fuoco delle mitragliatrici. Nel 1915 gli stati maggiori credono ancora che sia possibile uno sfondamento. Pensano che bombardamenti più lunghi possano distruggere la difesa nemica. Non accade. A Ypres, per la prima volta, un'arma nuova viene usata su larga scala: il gas. Uomini soffocano nelle trincee, il fronte però regge. In Artois e Champagne la fanteria avanza contro mitragliatrici intatte. Il terreno conquistato si misura in metri, i morti in decine di migliaia. L'esercito tedesco attacca Verdun nel febbraio del 1916. L'obiettivo non è la città, è l'esercito francese. La strategia è semplice e terribile: costringerlo a combattere fino all'esaurimento. Per 10 mesi l'artiglieria non smette mai. Le divisioni vengono mandate al fronte e distrutte. Forti, colline e villaggi cambiano mano più volte. Verdun diventa un simbolo. La Francia non può cedere. Quando la battaglia finisce non c'è un vincitore, solo un'enorme devastazione. Per alleggerire la pressione su Verdun, britannici e francesi attaccano sulla Somme. Il 1 luglio del 1916. I soldati escono dalle trincee, convinti che l'artiglieria abbia distrutto il nemico. Non è così. Le mitragliatrici tedesche falciano le linee. È il giorno sanguinoso della storia dell'esercito britannico. Per la prima volta compaiono i carri armati. Sono lenti, fragili, ma annunciano il futuro. Alla fine, dopo mesi di combattimenti, il fronte si è spostato di pochi chilometri. Nel 1917 la guerra entra in crisi. L'offensiva francese fallisce. I soldati si ammutinano. Non rifiutano la guerra, rifiutano di morire inutilmente. Nelle Fiandre, a Passchendaele, la pioggia trasforma il campo di battaglia in una palude. A Cambrai, l'artiglieria e i carri armati vengono coordinati per la prima volta, ma non basta. Nel 1918 la Germania tenta il tutto per tutto. Le offensive di primavera sfondano il fronte alleato, ma mancano uomini, rifornimenti e tempo. A luglio sulla Marna
l'avanzata viene fermata, è l'ultima offensiva tedesca, poi l'intesa contrattacca e l'offensiva dei 100 giorni, una guerra nuova, carri armati, fanteria coordinata, aviazione e artiglieria mobile. Il fronte crolla. L'11 novembre del 1918 alle 11 del mattino le armi tacciono. Il fronte occidentale ha lasciato milioni morti, intere regioni distrutte, una nuova idea di guerra. Non è stata una guerra di eroi, è stata una guerra di resistenza, di logramento e di sopravvivenza. Una guerra che ha cambiato il mondo per sempre.